Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi siamo qui in un video su una tastiera. Ve la faccio intanto vedere. Ok, nella confezione. Wow. Allora, non so se si legge là sotto, comunque ve lo dico io. È la Logitech G413 Carbon. Allora, intanto inizio con dire che ne esistono due versioni. La Carbon, che è questa che ho io, e la Silver. Prima di iniziare il video vero e proprio voglio dire due cose. Intanto questo video è in collaborazione con Logitech, quindi ringrazio tantissimo Logitech per avermi mandato questa tastiera e chiedo scusa per il ritardo. Allora, intanto ragazzi, io andrei a effettuare subito l'unboxing di questa tastiera e vi mostro tutto il pacco, il contenuto e poi passiamo al solito video. Ragazzi, siamo di fronte a un vero capolavoro. Intanto io non so se è per tutti o magari perché era per me. Qua dentro troviamo anche un piccolo power bank firmato Logitech. Io ringrazio tantissimo Logitech, 600 tastiere, bravissimi. Qua abbiamo anche un cavo micro USB per ricarica. Abbiamo, come vi ho già fatto vedere, dei tasti cambiabili. All'interno ragazzi ho trovato anche questa fantastica USB, che è una piccola USB da circa 4 giga se non sbaglio, dove al suo interno troviamo semplicemente delle specifiche, delle immagini della tastiera e dei brevi video sempre su questa tastiera, un po' diciamo delle immagini e video pubblicitari. Passiamo adesso a parlare della tastiera vera e propria. Allora ragazzi, questa tastiera è una tastiera meccanica dove dietro troviamo una porta USB dove si può attaccare un mouse, una penna USB e quant'altro, e un USB 2.0. Questa è una tastiera meccanica logicamente da gaming, ha ovviamente due port USB, ha ovviamente due cavi USB, una è per l'alimentazione della porta USB di dietro e l'altra è per la tastiera. La tastiera ragazzi però non è RGB e al giorno d'oggi sappiamo tutti che ormai l'RGB regna, ma questo non vuol dire che questa tastiera non sia effettivamente una signora tastiera. Infatti permette un gaming assolutamente perfetto. Ci sono ovviamente i tasti, come nella mia recensione precedente, se ve lo siete persi vi comprirò una scheda qua sopra. Anche qui i tasti possono essere cambiati con questi, che sono appunto quelli che vi dicevo l'altra volta, perché permettono un feedback di gioco migliore, in quanto riescono completamente ad avvolgere, come vi dicevo anche nel video precedente, completamente il polpastrello della mano e a rendere il gaming molto più fluido. Detto questo, ora entriamo un attimino più nei dettagli. Questa è una tastiera che appunto, come vi dicevo, esiste in due colorazioni, Silver e Carbon. Questa che state vedendo è Carbon e in questo momento probabilmente la state vedendo anche con l'illuminazione accesa, che è il rosso. Il software di Logitech permette di aumentare o diminuire l'illuminazione. Questa tastiera a mio avviso è molto elegante, soprattutto dà un certo effetto se su un tavolo molto chiaro, come ad esempio questa dove la state vedendo voi. Il nero risalta notevolmente e a mio avviso anche l'estetica in certi casi come questi è un dato importante. Ovviamente la colorazione silver, che non state vedendo se non magari in qualche immagine, non so se ve la metterò, sta bene in una scrivania grigia o comunque nera, in quanto risalta appunto il colore argentato che ha. Detto questo, stiamo parlando di una tastiera non solo adatta al gaming, perché sì, nasce effettivamente per il gaming, ma è molto comoda anche per scrivere. Questa cosa non me ne sono reso conto solo io, ma anche molte altre persone. Infatti praticamente tutti quelli che hanno avuto il piacere di recensire questa tastiera concordano sul fatto che chi ha una scrittura continua al computer, chi manda molte email, scrive documenti eccetera, gli risulta molto più semplice e soprattutto comodo, in quanto questi tasti hanno una distanza tra loro di solo 1,5 mm. Per intenderci, l'istanza
standard sono 2 di una tastiera normale fra tasti, ma in realtà questo è 1,5. Voi potreste pensare sì, ok, sono millimetri, sono dati un po' così. In realtà no, perché in certi casi, soprattutto quando uno deve scrivere molto velocemente e deve giocare a alcuni videogiochi di gaming eccetera, la distanza fra i tasti influisce non solo intanto per l'evidente stanchezza che possono avere le mani, ma anche per la velocità di raggiungere quel tasto che, ripeto, a lungo andare può diventare difficoltosa. E per quanto riguarda gli switch, ovviamente, ripeto, sono switch da gaming. Io ve li ho già fatti vedere sicuramente, o ve li sto facendo vedere adesso con una clip. Sono dei semplici switch, non sono quelli ultimo modello che avete visto nella tastiera precedente, sono diversi, ma d'altro canto questa tastiera è molto diversa da quella. Oltre a questo, in questa tastiera cambia il prezzo, dovrebbe girarsi intorno, se non sbaglio, ai 90-100 euro. Comunque in ogni caso in descrizione troverete i link sia di quella silver che di quella carbon, li metterò tutte e due così avete possibilità eventualmente di sceglierla. E inoltre vi lascerò in descrizione anche il sito della Logitech dove parlo appunto di questa tastiera. I materiali usati per questa tastiera sono l'alluminio nella parte superiore e la plastica in quella inferiore. Nella parte inferiore ci sono anche dei piedini che non solo rendono l'altezza di questa tastiera perfetta, ma la rendono veramente salda. Vi ho parlato anche prima dei tasti, ma mi sono dimenticato di dirvi che gli switch sono degli switch ROM-RG che appunto in questi casi sono migliori, soprattutto nei casi appunto, come vi ho detto prima, di scrittura. Una delle caratteristiche principali di questa tastiera e di questi switch ROM-RG è il fatto che il layout sia finalmente italiano, o meglio mi spiego, o meglio, c'è il layout internazionale, ma questo che sto provando io e che sicuramente vi ho messo in descrizione è il layout italiano. Direi anche finalmente, in quanto non so effettivamente se molti di voi lo sanno, ma l'accoppiata di queste tipologie di switch e queste tipologie di tastiere spesso, o forse quasi sempre, hanno un layout internazionale. E che dirvi se non che siamo arrivati alla fine di questo video e come a mia abitudine devo pur trovare un lato negativo. Quale? Bella domanda. Questa volta la confezione mi piace, questa volta, e ovviamente non andrò a criticare di certo la spedizione del corriere che me l'ha rovinata. La tastiera mi piace anche se non è RGB, ma chi se ne frega in questo caso perché recupera con lo stile, e Logitech, questa cosa te la dico, sappi che io amo l'RGB, quindi se sto amando questa tastiera anche se non è l'RGB, evidentemente colpito. Rivolgendomi invece a tutti voi ragazzi, perché ovviamente prima mi ha sentito solo Logitech, concludo questo video dicendo che l'unico aspetto negativo, perché è l'unica cosa che mi viene da dire, è che l'USB non è 3.0. Voi direte, e che cazzo se ne frega? E in realtà è esattamente questo, chi se ne frega, nel senso che già il fatto che ci sia una porta USB che non ricarica soltanto, ma che permette il trasferimento dei dati, per me sta benissimo. Quindi Logitech, io ti ringrazio tantissimo per avermi spedito questa tastiera, hai fatto penso un capolavoro e soprattutto a 100 euro, non a 300, non a 200, ma 100 euro, portata praticamente di tutti, hai creato una tastiera da gaming e da scrittura. Ecco, forse lo definirei così, la fusione fra scrittura e gaming. Magari lo metto pure nel titolo. Per questo video è tutto, io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, ci vediamo come sempre ad un prossimo video, commentate, condividete, vi iscrivete al canale se non l'avete già fatto, in descrizione trovate tutti i link utili per questo video e anche i miei social, seguitemi soprattutto su Instagram e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao a tutti!